Immagina di vivere in una società dove in un istante tutto si spegne, niente più luce, niente più connessione, niente più segnali. È successo davvero. Il 28 aprile 2025 la rete elettrica della Spagna e del Portogallo è collassata nel giro di pochi secondi. Milioni di persone improvvisamente sono sprofondate in un silenzio elettrico. Semafori fuori uso, ospedali costretti a passare ai generatori d'emergenza, treni bloccati lungo i binari, i telefoni non funzionano, i bancomat sono inutilizzabili e il panico inizia a diffondersi mentre le autorità cercano di capire cosa stia succedendo. Nessun terremoto, nessun attacco visibile, solo una strana e inquietante caduta verticale della frequenza elettrica, da 50 a 49 Hz in meno di 5 secondi. Un'anomalia tanto rapida quanto devastante, capace di spegnere una nazione. E se non fosse stato un semplice guasto, andiamo. Ciò che rende tutto questo ancora più inquietante è il silenzio. Dopo ore di blackout e caos, i governi di Spagna e Portogallo non sono stati in grado di fornire una spiegazione chiara e definitiva. Nessun evento meteorologico eccezionale, nessun attacco informatico confermato, nessuna causa tecnica ufficiale, in grado di giustificare una perdita di potenza così repentina e devastante. Solo ipotesi vaghe, smentite che si contraddicono e un continuo rimbalzo di responsabilità tra le agenzie elettriche e le istituzioni politiche. In un mondo iperconnesso e sorvegliato dove ogni parametro dovrebbe essere monitorato in tempo reale, è semplicemente inaccettabile che un'intera rete nazionale possa collassare senza che nessuno sappia o voglia dire cosa sia realmente accaduto. Questo silenzio, questa mancanza di risposte concrete alimenta il sospetto. Che cosa è successo davvero? Seguimi fino alla fine per scoprirlo e se pensi che ne valga la pena, aiutami adesso con un like e un commento per spingere il video in alto fra i consigli della piattaforma. Il blackout avvenuto in Spagna e Portogallo e al sud della Francia c'entra forse qualcosa con l'attuale scacchiere geopolitico? Tieniti forte, prepara i popcorn, perché iniziamo. Alle 12:33 ora locale di lunedì 28 aprile 2025, il cuore energetico della Spagna ha subito un arresto improvviso. Tutto è iniziato con un crollo fulmineo della frequenza elettrica che è precipitata da 50 Hz, il valore standard per l'equilibrio della rete, a 49 Hz in meno di 5 secondi. Un calo di questo tipo non è solo raro, ma è catastrofico, signori. Le centrali elettriche, in particolare quelle alimentate da fonti rinnovabili nel sud-ovest del paese, hanno attivato immediatamente i loro sistemi di autodifesa, si sono disconnesse automaticamente per evitare danni maggiori, ma quell'autoprotezione invece di risolvere il problema ha scatenato un effetto domino. La rete si è sgretolata in tempo reale. Nel giro di pochi minuti, letteralmente, il blackout si è esteso a gran parte del territorio nazionale, attraversando i confini e arrivando fino al Portogallo, coinvolgendo indirettamente anche il sud della Francia. In alcune aree l'interruzione di corrente è durata oltre 2 ore con ripercussioni molto gravi, ospedali obbligati a operare con generatori d'emergenza, semafori spenti, traffico impazzito, centinaia di treni bloccati lungo le tratte urbane e interurbane, servizi pubblici nel caos, trasporti, connessioni mobili interrotte, negozi e supermercati costretti a chiudere nel panico. Nel momento in cui il blackout si è verificato, ho iniziato a ricevere decine di mail. Gente comune, famiglie, lavoratori, studenti, pensionati italiani, tutti volevano raccontarmi cosa avevano vissuto in Spagna. Una madre mi ha scritto che si trovava in macchina con i suoi 2 figli piccoli quando i semafori si sono spenti improvvisamente e il navigatore ha smesso di funzionare. Un ragazzo di Madrid mi ha detto di essere rimasto intrappolato nel vagone di un treno per oltre un'ora, senza aria condizionata, senza informazioni, mentre la gente iniziava a sudare e a farsi prendere dal panico. Immaginatevi, signori, che catastrofe. La ricostruzione preliminare di quello che è successo è di Red Eléctrica, l'operatore della rete elettrica spagnola. In conferenza stampa il direttore dei servizi operativi dell'azienda elettrica, Eduardo Prieto, ha spiegato che nel giro di pochi istanti si è registrata una perdita improvvisa del 60% della produzione elettrica nazionale, pari a circa 15 gigawatt. Un evento davvero eccezionale che alimenta nuove preoccupazioni sulla resilienza delle infrastrutture energetiche in un continente che sta effettuando la transizione verso le fonti rinnovabili.
A differenza di quanto affermato nelle ipotesi di governo, Red Electrica ha escluso fin dalle prime ore che il blackout sia stato provocato da un attacco informatico, da un errore umano o da condizioni meteorologiche estreme. La causa esatta, signori, che ha innescato la crisi, al di là della politica, resta al momento sconosciuta dal punto di vista tecnico. Si parla di un evento imprevisto che ha compromesso l'equilibrio del sistema elettrico. Le indagini sono tuttora in corso e non esiste al momento una ricostruzione definitiva. Quel che sembra emergere finora è che il fattore tecnico scatenante del blackout sia stato un repentino calo della frequenza di rete. Ma c'è di più? Il giorno del blackout, signori, il 28 aprile 2025 in Spagna si stava svolgendo un evento politico di grandissimo rilievo, il congresso del Partito Popolare Europeo, uno dei principali partiti del Parlamento Europeo. Il vertice, cari amici, si teneva a Valencia e vedeva la partecipazione di numerosi leader politici da tutta Europa. La coincidenza temporale tra il blackout e un incontro così delicato ha fatto nascere diverse domande, soprattutto considerando il clima già teso in città per via delle proteste legate alla gestione delle precedenti emergenze. Guarda caso, il blackout è avvenuto proprio il giorno del vertice europeo a Valencia, un evento simbolicamente molto potente. Da una parte i massimi rappresentanti politici del continente riuniti per discutere il futuro dell'Europa e dall'altra milioni di cittadini improvvisamente immersi nel buio, privati di elettricità, connessione e certezze. Coincidenza? Per molti no. Il tempismo perfetto dell'interruzione ha fatto sorgere un dubbio legittimo, no? Qualcuno ha forse voluto lanciare un messaggio? È stato forse un avvertimento ai politici europei? Parliamo davvero di un grande evento, un evento di grande rilevanza politica che ha fatto riunire oltre 800 delegati e 1200 ospiti provenienti da 40 paesi. Tra i temi discussi figuravano l'economia, le riforme istituzionali dell'Unione Europea e la gestione delle sfide globali come l'immigrazione e la sicurezza energetica. Guarda caso, no? Ma leggete un po' qui, leggete qui. El País, principale giornale spagnolo, prima testata del paese. Il presidente Sánchez ordina al Ministero dell'Interno di rettificare e annullare unilateralmente il contratto con Israele per accontentare la coalizione. Praticamente, cari amici, 4 giorni prima del blackout, esattamente il 24 aprile, la Spagna ha assunto una posizione molto netta nei confronti di Israele, annullando un contratto da 6,6 milioni di euro per l'acquisto di munizioni da un'azienda israeliana. Questa decisione, presa dal governo guidato da Sánchez, è stata motivata dalla volontà di rispettare l'impegno di non collaborare con l'industria bellica israeliana affinché continueranno le operazioni militari a Gaza. Praticamente, signori, la Spagna e il suo presidente si sono schierati totalmente contro Israele. E come se non bastasse, la Spagna ha negato l'accesso ai propri porti a navi che trasportavano armi destinate a Israele, come nel caso della nave danese Marian Danica. Queste misure hanno suscitato reazioni critiche da parte di Israele e degli Stati Uniti, con questi ultimi che hanno avviato un'indagine ufficiale per valutare se le azioni della Spagna violino le normative sul commercio marittimo internazionale. Capito? Intraprendi azioni contro la guerra, intraprendi azioni per evitare di armare ulteriormente un paese che sta compiendo un genocidio e vieni messo sotto indagine nazionale dagli Stati Uniti. Praticamente la Spagna ha detto: sulle mie coste non approdano navi che trasportano armi per Israele e tutti i contratti governativi che supportano l'industria bellica israeliana nel genocidio verranno annullati. Guarda caso, dopo 4 giorni l'intero paese è rimasto al buio con ripercussioni sulla prima, signori, aprite le orecchie per favore, sulla prima risorsa strategica di un paese: l'energia. C'è forse dietro il Mossad? La questione strategica correlata all'energia, signori, è talmente grave che il governo ha indetto una situazione di allarme nazionale, capite? Secondo la maggior parte delle fonti esistenti sul pianeta Terra, basterebbero 3 giorni senza energia elettrica per far collassare la civiltà occidentale per come la conosciamo, chiaro? Parliamo proprio dell'interruzione delle catene di approvvigionamento di beni essenziali, acqua e cibo. Dalle transazioni bancarie ai trasporti, all'industria agroalimentare, tutto collasserebbe in pochi giorni. Quale modo migliore per mettere in scacco matto un paese se non quello di ricattarlo dal punto di vista energetico? Ma al di là delle speculazioni, approfondendo la parte tecnica della questione,
È stata un'azione deliberata o un evento casuale, magari ambientale, che ha causato l'interruzione? Arriviamo in fondo a questo punto. Signori, a questo punto basta una dichiarazione ufficiale da parte di un membro del governo che dice che si è trattato di un fenomeno atmosferico per calmare le acque, no? La maggioranza della popolazione non si mette ad approfondire, ma io sono qui a dirti che un evento del genere su scala nazionale, un intero paese, è davvero estremamente raro e puzza di sterco. Sul serio credete alla narrazione del fenomeno atmosferico o al fatto che dal niente c'è stato un calo di tensione nella rete elettrica nazionale? Lasciate che vi spieghi, ok? Un blackout totale su scala nazionale è estremamente improbabile, perché le reti elettriche dovete sapere che sono progettate per essere ridondanti e resilienti. Che cosa significa? Signori, senza entrare troppo nel tecnico, le infrastrutture elettriche nazionali sono suddivise in più sezioni interconnesse, con centrali di produzione distribuite e sistemi di trasmissione che garantiscono la continuità del servizio. Dovrebbero veramente succedere dei guasti contemporanei in più sezioni di un paese. Questo significa che un problema localizzato viene isolato rapidamente per evitare effetti a cascata, no? È chiaro. Inoltre le reti sono costantemente monitorate e dispongono di sistemi di protezione e bilanciamento del carico, rendendo davvero improbabile un'interruzione completa su larga scala in più nazioni contemporaneamente. Per questo motivo, signori, un blackout simultaneo in paesi come Spagna e Portogallo suona ma davvero altamente sospetto e potrebbe suggerire un intervento deliberato piuttosto che un semplice guasto tecnico. Le probabilità di un evento del genere sono così basse che una causa esterna, come un attacco cibernetico o un'azione intenzionale, diventano spiegazioni molto più plausibili. In sintesi, con la complessità e la resilienza delle reti elettriche che sono compartimentalizzate, ok? Non è che c'è una rete elettrica che fa funzionare tutto il paese, ci sono varie infrastrutture e questo rende un blackout nazionale quasi impossibile senza un fattore esterno determinante. Dunque, per causare un blackout totale in due paesi come la Spagna e il Portogallo, signori, qualcuno dovrebbe davvero colpire i punti nevralgici della rete elettrica in modo coordinato. Sveglia, quello che è successo è stato un evento deliberato. Per far saltare in aria la rete nazionale di un paese, qualcuno dovrebbe colpire punti nevralgici, sezioni distinte della rete elettrica in modo coordinato. Parliamo di attacchi informatici ai sistemi di controllo che regolano la distribuzione dell'energia. Ed è una cosa molto complessa che richiede un altissimo livello di competenza e un accesso diretto ai sistemi interni. C'è dietro qualcosa. A questo evento c'è qualcosa dietro di molto pesante. In condizioni normali le reti elettriche sono progettate per gestire cali di tensione o guasti localizzati senza problemi. Hanno meccanismi di protezione, ridondanza, bilanciamento che impediscono un collasso totale. Quindi un blackout su vasta scala che colpisce contemporaneamente due nazioni è praticamente impossibile per cause naturali o semplici guasti. È molto più probabile che si tratti di un'azione deliberata come un attacco coordinato piuttosto di un evento casuale. Ci troviamo davanti a un bivio, signori, un bivio davvero bello grosso. Da una parte la rassicurante narrazione ufficiale fatta di mezze risposte, vaghe dichiarazioni e silenzi istituzionali. Dall'altra la realtà dei fatti, un'interruzione elettrica di proporzioni epocali avvenuta senza una causa certa in un momento politicamente delicatissimo. Che lo si voglia ammettere o no, il blackout del 28 aprile 2025 rappresenta molto più di un semplice incidente tecnico. È un campanello d'allarme. E se succedesse in tutta Europa? E se succedesse a noi? Questo è un segnale che ci ricorda quanto la nostra civiltà ipertecnologica sia fragile, quanto sia facile, troppo facile, mettere in ginocchio intere nazioni con un singolo colpo mirato, invisibile e silenzioso. Se davvero viviamo in un mondo dove bastano 5 secondi per passare dalla normalità al caos, allora dobbiamo farci delle domande molto serie. Chi controlla l'energia? Chi ha interesse a spegnerla? E soprattutto, chi ci garantisce che domani non toccherà a noi? E tu, che cosa ne pensi? Che idea ti sei fatto? Quale pensi che possa essere la causa? Ti trovi d'accordo con la mia disamina?
Se sei arrivato a questo punto del video, ti chiedo cortesemente di aiutare il mio lavoro con un like e un commento. E se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Mi raccomando signori, aiutate questo spazio virtuale e non fate finta di niente. Io vi voglio bene, vi spedisco un gigantesco abbraccio virtuale e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!